Ti è mai capitato che un amico, una persona con cui avevi iniziato a sentirti o in una relazione di punto in bianco sparisce bloccandoti su tutti i social? Ciao, sono Patrizia Pietropaolo, sono psicologa e psicoterapeuta e oggi risponderò a Paola Di Belluno che mi chiede cosa sia di preciso il ghosting e perché può capitare. Quando si parla di ghosting ci si riferisce spesso alla tecnica usata dai soggetti narcisisti nelle relazioni di coppia, ma il ghosting può interessare anche le relazioni non di coppia, per esempio, e semplicemente relazioni che noi intratteniamo sui social o relazioni amicali. Si tratta di un'interruzione brusca di tutti i rapporti e di tutti i contatti, reali o virtuali che siano. Quando sei vittima di ghosting, anche se cerchi di contattare quella persona, è impossibile perché ti ha cancellato da WhatsApp e da tutti i suoi social. Non ti risponde nemmeno più al telefono, anzi spesso addirittura ti blocca. E tutto questo avviene improvvisamente e senza alcuna spiegazione. Ma vediamo perché una persona fa ghosting. Innanzitutto, fare ghosting è più facile che dare spiegazioni o cercare chiarimenti su perché non si abbia più voglia di continuare questa frequentazione. Diciamo che chi fa ghosting cerca di evitare il confronto, le recriminazioni, le spiegazioni. Inoltre, fuori, nel reale o virtuale che sia, c'è un mondo, almeno teoricamente, pieno di possibilità. Per cui la persona che fa ghosting ha scelto di lasciare te senza perdere nemmeno tempo di darti spiegazioni, magari per dedicarsi appunto a qualcun altro che appare più appetibile. Chi è vittima di ghosting infatti ci rimane molto male e subisce oltretutto un impatto psicologico delle volte anche alto, in base ovviamente a quanto aveva investito in questo rapporto. Quando sei vittima di ghosting è un po' come se tu subissi un piccolo lutto improvviso, soprattutto se questo rapporto durava da tempo. Ti senti scioccato e alla fine anche, in un certo senso, arrabbiato. Ma cosa puoi fare? Non puoi ovviamente obbligare una persona a parlarti, né tantomeno a frequentarti. Quello che puoi fare è lavorare su te stesso e affrontare questo dispiacere e la conseguenza di sentirti in qualche modo sminuito e rifiutato. È come se l'altro infatti ti stesse dicendo: sei così poco importante per me che io non mi disturbo nemmeno un po' a darti alcuna spiegazione. A questo punto devi riuscire anche tu a chiudere la questione perché può essere difficile, lo devi capire, mettere un punto a una situazione e voltare pagina quando tutto questo rimane in sospeso. A volte è meglio ricevere un duro e chiaro non mi piaci, finiamola qui, piuttosto che pensare che vada tutto bene e non avere più notizie all'improvviso di un amico o un partner. E se invece fossi tu ad avere la tentazione di fare ghosting? Rifletti bene su quello che stai per fare. Le problematiche non si risolvono agendo in modo passivo-aggressivo o cercando la via di uscita più facile. Fare ghosting è un modo non sano di risolvere le situazioni. Meglio parlarsi, chiarire e poi magari anche chiudere lo stesso se questo è il caso. Il ghosting è purtroppo prevalentemente figlio dei social e delle app di incontri, perché al giorno d'oggi molte relazioni si aprono e si chiudono solo online e dunque sparire, capisci bene, nel nulla è diventato molto più facile rispetto a prima. Tratta quindi l'altra persona come vorresti essere trattato tu. A volte, è il caso di specificarlo, dietro un silenzio inaspettato e improvviso può esserci qualche volta, anche se abbastanza raro, un motivo diverso. Per esempio, chi sparisce lo fa per non ferire la persona che sta rifiutando ancora. C'è il timore che la persona rifiutata possa reagire con violenza. Tu invece, che mi stai ascoltando, non dimenticare mai che la gentilezza e la comprensione sono sempre le strade migliori da percorrere. Ciao, a presto!